Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Una buona serata a tutti, la fine del mercato ormai fra poco. Esatto Carlo, infatti per iniziare volevo un po' chiederti se ci sono novità, ma non credo, su questo mercato che è stato, devo dire, molto come si dice, noioso da tutti i punti di vista. Volevi dire deludente, noioso? Sì, esatto. Io direi invece dobbiamo essere obiettivi, Beatrice. Sì. Quello che ci aspettavamo, che nonostante, cioè io ho la fortuna di interfacciarmi con amici del Milan, eccetera, e quando i nostri bei bam boom, tanto per tirare avanti, continuavano a fare dei nomi, io non facevo altro che verificare e capire. Il nome Zaniolo a un certo punto era un nome possibile per giugno, poi c'era qualche possibilità per adesso. Ziyech ce l'hanno sempre negato, altri nomi che venivano fuori, Osorio era vero, ci hanno provato, ma c'era troppa discrepanza tra la cifra offerta e la cifra richiesta. E quando ancora una volta noi di Radio Rossonera, io nel mio canale YouTube abbiamo detto la verità, se poi la verità era che il Milan non aveva intenzione. Detto questo, non sono contento perché io il portiere l'avrei preso, l'attaccante forse avevano ragione loro perché Origi sta rispondendo e in giro sulla carta più forte di Origi non ce ne sono di quelli prendibili. Chiaro che Holland è più forte di Origi, dicendo sciocchezze. Sto dicendo che giocatori prendibili, di possibilità che vengano al Milan attaccanti, hai già Origi, prendi Origi. Quindi, o Origi, decidete voi. Quindi direi che un mercato ci aspettavamo così. Io il portiere lo sarei andato a prendere. Sì. Io sono molto preoccupato, l'ho già detto, non tanto perché vada in porta nel Milan contro l'Inter Tatarusanu, no, perché va in porta nel Milan un portiere, in questo caso si chiama Tatarusanu, un portiere che ha preso 15 gol, e quindi un portiere che ha preso 15 gol, che sia Tatarusanu, che sia Courtois o che sia Neuer, indubbiamente non può essere tranquillo. Ecco la preoccupazione che ho io, non in Tatarusanu in sé, ma potrebbe chiamarsi il nome che volete. Certo. Carlo, restiamo sul tema mercato, perché stamattina ci siamo svegliati con una prima pagina di Gazzetta dello Sport forte. Sono arrivate ovviamente tante domande sul tema Leao, ti chiedono cosa c'è di vero in questo e chiarimenti. Allora, abbiamo sentito le due parti. Indubbiamente stiamo parlando di Gazzetta dello Sport e stiamo parlando di Carlo Laudisa, uno dei più accreditati ed esperti giornalisti di calciomercato e quindi sempre molto attendibile. Dunque, facciamo molto rapidamente il riassunto. Carlo Laudisa dice: primo punto, c'è rottura tra Milan e Leao. Non è piaciuto l'atteggiamento di Leao a Paolo Maldini, che sembra sia arrabbiato, secondo quello che dice Carlo Laudisa. Si parla di una richiesta di Leao di scendere da 150 a 70 milioni di euro come clausola rescissoria. Si parla della possibilità che vada via a zero. Abbiamo sentito il Milan fa trapelare, non ci sono cose ufficiali, però fa trapelare che non è vero che ci sia questa rottura. Poi però abbiamo indagato e traiamo le nostre non conclusioni, ma riallacciamo, dopo aver riallacciato appunto tutto il discorso, andiamo a capire che cosa c'è. Allora, il titolo che ho messo nel mio video di pomeriggio è Leao più lontano dal Milan, cioè non si parla di rotture clamorose, però ci sembra di capire che sia vero che Leao chieda la metà della clausola rescissoria, il Milan non ci sente nel modo più assoluto. Il Milan crede che abbia fatto capire a Leao che i famosi 19 milioni di cui lui ovviamente è preoccupato, perché sono quelli che che dovrebbe dare allo Sporting, il Milan non è disposto ad aiutarlo in questo senso,
e ora la situazione è che è un po' più lontano perché dopo che gli ha detto questo, dopo che il Milan sì potrebbe dare i 6-7, adesso però il Milan incomincia a capire che è così problematica la trattativa che il Milan incomincerà a guardarsi intorno sia per un eventuale post Leao, ma soprattutto guardarsi intorno per evitare il rischio. E in effetti l'ho detto anche nel video, la situazione Skriniar è emblematica. Beatrice, diciamocelo chiaro, quando un giocatore ha 5 anni di contratto, praticamente il contratto vale 3 anni e dopodiché liberi tutti, diventa tutto complicato, hanno i giocatori in mano, ma stiamo facendo cronaca, non stiamo facendo il tifo per il giocatore o il club, hanno in mano la situazione, il giocatore quando mancano 2 anni incomincia a muoversi e lì le squadre che possono andare sul giocatore, se il giocatore vale 100, dopo quello che è successo all'Inter di Skriniar, magari gliene offrono 50. Certo. E poi è la squadra proprietaria del giocatore che rischia o accetta 50, vedi Inter con Skriniar, oppure rischia di perderlo a 0. La situazione è quella, quindi in questo momento secondo me Leao è un po' più lontano dal Milan, il Milan deve guardarsi intorno e giunti a questo punto sperare di prendere il più possibile. Mi sembra che altre soluzioni non ce ne siano. Sì, devo dire Carlo che la richiesta della clausola mi sembra un po' eccessiva, perché voglio dire, nel mercato di oggi pensare che la quasi clausola provocatoria, sì, certo. 70 milioni, 70, no? Si parla se dimezzata, 70-75 immagino, insomma. Ma giunti a questo punto, adesso io non sono il Milan, però se fosse 75 con la possibilità di venderlo a 100, con la possibilità che una squadra te ne dia 50, faccio la clausola rescissoria. Certo che il Milan ovviamente non segue il mio consiglio, perché non fa una bella figura da 150 a portarla a 75 e quindi preferisce, giustamente dice il Milan, togliamo la clausola, parliamo di mercato, c'è una squadra che è interessata, venga qua, parliamo della cifra. Sì. Forse è la soluzione migliore. Sì, credo anch'io. Carlo, ultima domanda di oggi. Ieri abbiamo saputo l'infortunio di Bennacer, ti chiedono come si evolveranno le cose a centrocampo, chi sarà il sostituto di Isma? Ma guarda, è martedì, io capisco la domanda, ma sarebbe sciocco da parte mia. D'altra parte, chi me lo domanda certamente è un appassionato di calcio, magari un tifoso del Milan si fa anche lui. Dobbiamo giocare con 2 centrocampisti, quindi uno lo mettiamo di fianco a Tonali. Se dobbiamo giocare così non cambia idea Pioli, ovviamente. Quindi uno, diciamo Krunic, tanto non ci costa nulla pensare ancora a Krunic, più che Vranks e Pobega, e poi facciamo finta di giocare sempre con 4-2-3-1. Sì. Potresti fare Tonali, ma sto ipotizzando, sì. Tonali, Krunic, Saelemaekers, Pobega o Vranks, secondo me più Pobega, Leao e Giroud. Se invece dovessimo giocare a 3, questo cambio che si è ipotizzato. Ma non giochiamo a 3, il Milan, poi giochiamo a 3, ma sulla carta. Sulla carta rimaniamo conoscendo così. Pioli, non sta a fare tanto cinema, il 4 è spostato. Abbiamo giocato 1000 volte a 3 giocando con 4-2-3-1. Sono sofismi così un po' legati a chi ama la tattica. Diciamo così che c'è un centrocampista che aiuta di più. Addirittura possono essere 2 se c'è Saelemaekers. Quindi poi magari può essere anche un 4-4-2. Cioè, voglio dire, giochiamo come l'anno scorso con Kessie. L'anno scorso con Kessie giocavamo con 4-3-3 o 4-2-3-1. 4-2-3-1 sulla carta, sì. C'era Kessie, poi Kessie andava a aiutare Teo Hernandez di là, quindi capisci. Scusa, Carlo. un attimo, ho avuto un attimo di ricordo e di rimpianto, andiamo avanti. Carlo, ti capisco, ovvio che l'infortunio di Isma non ci voleva, speriamo di riuscire a sostituirlo al meglio, io ti ringrazio. Perché però attenzione, sì. Perché potrebbe andare peggio. Sì, pensa potrebbe un po'. È già Carlo. Grazie, noi ci sentiamo e ci vediamo sempre qui domani alle ore 19. Bene, con una puntata leggerina, però con calma, sempre martedì al vigilia del derby. No, però ti do una notizia in anteprima. Sì. Te la sussurro.
Mm, Tu ricordi la mia vita e io, vedi questa location, sì. ho appena vinto un tie break 8-6. E allora Carlo, siamo nelle tue mani. Siamo nelle tue mani. Gli ho già scritto a Pioli, ma vada sereno, s'alleni, non alleni, si ha fatto una settimana di vacanza, quello che dobbiamo fare, e 8-6 come l'altra volta. Confido in te, confido veramente in questo. Grazie Carlo, a domani. No, nell'esoterismo, guarda che deve essere un esoterismo forte. Ti abbraccio.